Benvenuti, cari spettatori, in un nuovo approfondimento curato su Celebrita dalla Turchia, il canale dove srotoliamo i momenti di cui tutti parlano ma che pochi sanno leggere davvero. Prima di immergerci nella storia di oggi, una piccola cronaca nata in un terminal affollato, dove due figure notissime hanno attraversato l'aria una vicino all'altra come ombre che sfiorano il medesimo raggio di luce. Non dimenticate di sostenere il nostro lavoro iscrivendovi a Celebrita dalla Turchia, lasciando un like e, se volete, unendovi alla sezione membri per aiutarci a continuare a portarvi i retroscena più intriganti della vita delle star turche. Quello che è accaduto poche ore fa non è stato teatrale, né ha avuto la forma di una scena urlata come piace ai tabloid. È stato, piuttosto, un susseguirsi di segnali sottili, incisi nello stesso spazio senza bisogno di frasi, fatto di una grammatica silenziosa che soltanto chi è allenato al linguaggio delle apparizioni pubbliche riesce a cogliere. L'aeroporto, vibrante di trolli trascinati e voci sovrapposte, all'improvviso si è trovato a ospitare un frammento di tensione cinematografica. Can Yaman e Demet Özdemir, arrivati quasi nello stesso istante ma da direzioni opposte, sono entrati nel campo visivo di tutti senza mai concedersi un riconoscimento plateale. Non c'è stata necessità di parole, né di uno scarto di distanza che li avvicinasse davvero. A dare corrente a quel momento è stata la coreografia di una consapevolezza reciproca, lo spostamento di un passo calibrato perché l'altro potesse ridefinire lo sguardo, un equilibrio di movimenti che soltanto chi vive sotto i riflettori impara a orchestrare. Can, con quella compostezza che gli è propria, ha sollevato il trolley con un gesto fluido, restando vigile non per nervosismo, ma per un controllo istintivo, frutto di anni trascorsi a navigare ambienti affollati da volto riconoscibile. Demet, altrettanto misurata, è emersa da un corridoio più quieto accanto alla sua assistente, non accelerava, non frenava, procedeva guidata da una bussola interiore che evita gli intrecci inutili. Mentre questa danza invisibile prendeva forma, l'aria si faceva densa di curiosità. I telefoni si sono sollevati come petali metallici pronti a catturare la luce. Le conversazioni si sono abbassate in un sussurro, poi rialzate come onde di mormorii. Qualcuno ha dato di gomito al vicino, ha pronunciato quei nomi per essere certo di non essersi confuso, e da lì l'ipotesi di un'occasione, carica di passato, si è propagata più rapida del respiro. Il web corre, i fan account ancora di più, in pochi minuti brevi clip hanno iniziato a comparire ovunque, innescando interpretazioni che si moltiplicavano con più velocità delle immagini originali. Ciò che rende questo frammento così magnetico non è soltanto l'apparizione simultanea di due celebrità nello stesso luogo. È la dinamica che il loro vissuto congiunto proietta come un'ombra tra loro. C'è chi ha notato come Can, con naturalezza, abbia leggermente cambiato percorso, scorrendo dietro una famiglia con passeggino, quasi scegliendo la via più morbida tra la folla, mentre l'assistente di Demet la guidava verso un passaggio meno battuto, quello che molti passeggeri non vedono. Persino il personale di sicurezza sembrava leggere la situazione con una discrezione professionale, modulando la presenza per favorire un passaggio senza attriti. A metà di questo racconto, fermiamoci un istante, se amate queste analisi dei momenti sottili, quelli che i media spesso semplificano o travisano, vi invitiamo a iscrivervi a Celebrita dalla Turchia. I vostri like e i vostri commenti fanno arrivare i nostri video più lontano, e la vostra adesione tramite il pulsante Unisciti ci sprona a costruire storie sempre più curate e approfondite, proprio come questa. Torniamo alla scena. Fuori dal terminal, alcuni cronisti già cercavano il titolo buono. Qualcuno ha sussurrato la solita frase, si stanno evitando, espressione gettonata ma raramente accurata nei suoi sottintesi. Chi si trovava più vicino, però, giura che non c'è stato imbarazzo, nessuno sguardo duro, nessuna piega tesa a sporcare i volti. Al contrario, si percepiva una consapevolezza reciproca, tenuta con rigore professionale, la prudenza di chi sa quanto un solo fotogramma sfuggito possa incendiare interpretazioni incontrollate. Alcuni giurano che gli sguardi si siano incrociati per la durata di un respiro. Qui le opinioni si sono divise, c'è chi ha letto una gentilezza velata, quasi nostalgica. Chi invece ha visto un calcolo lucido, l'attenzione di due persone determinate a prevenire la tempesta mediatica. Come sempre, la verità si nasconde oltre le scorciatoie.
Gli spazi pubblici impongono un'etichetta, una pressione che chi vive in vetrina deve calibrare di continuo. Dimet, filtrata dalla luce che scivolava sui pannelli di vetro vicino all'uscita, si è sistemata una ciocca dietro l'orecchio, un gesto minimo, che potrebbe appartenere a chiunque. Eppure, nel prisma dell'attenzione, perfino un atto così elementare assume un peso specifico. I fan lo sanno, i video diventano lente di ingrandimento, i frame si sezionano uno a uno. Nel frattempo Khan ha allungato il passo quel tanto che bastava per defilarsi dalla corrente principale dei viaggiatori, con un'espressione composta, che non lasciava trapelare nulla se non il desiderio di scivolare via senza innescare l'ennesima speculazione. Questo ritmo trattenuto è durato fino alla linea esterna delle vetture. Khan ha rivolto ai fotografi un cenno cortese, privo di euforia ma non ostile, un segnale che indicava il naturale sciogliersi della scena. Dimet, mantenendo la stessa misura impeccabile, ha raggiunto l'auto senza voltarsi verso l'edificio, mentre la sua assistente le teneva intorno uno spazio mobile, pulito, senza frizioni. Il silenzio, però, non è finito con lo scatto delle portiere. L'assenza di un'interazione è diventata il centro stesso della conversazione online. Il modo in cui i loro movimenti sembravano riflettersi al contrario, la pausa dell'uno a rispondere alla continuità dell'altra, ha attirato più attenzione di un incontro diretto. È come se la mancanza di un saluto avesse amplificato il fascino del momento, creando una piccola armonia in movimento capace di catturare anche chi, fino a ieri, non aveva alcun legame emotivo con la loro storia. Per chi li segue da anni, il sapore della scena è stato diverso. Non si può ignorare il loro passato condiviso, l'alchimia che ha lasciato un'eco persistente negli occhi del pubblico. Vederli amministrare lo stesso spazio con tanta discrezione ha riacceso discussioni che si erano assopite. Coincidenza pura, oppure l'istinto affinato a evitare un riflettore superfluo? Chiara li racconta un'impressione destinata a restare. Una composizione di movimento, di tempi e di grazia controllata, di quelle che si ricordano anche quando l'eco del terminale si spegne. Concedeteci un altro istante per un promemoria. La vostra partecipazione guida il futuro di questo canale. Non dimenticate di mettere like, condividere i vostri pensieri nei commenti e iscrivervi a Celebrita dalla Turchia per altri affondi cinematografici negli attimi non scritti della vita delle star. E se desiderate sostenerci davvero, il tasto Unisciti ci permette di creare contenuti più ricchi, curati e sfaccettati. Gli ultimi tocchi di questa parentesi in aeroporto sono arrivati quando le auto hanno iniziato a muoversi. Nell'aria è rimasto qualcosa, il retrogusto di una scena che non andrebbe vivisezionata e che, inevitabilmente, lo sarà. I viaggiatori che l'hanno osservata se la sono portata dietro, provando a dire a se stessi perché fosse importante, sebbene in apparenza non fosse successo nulla. È questo il potere dei momenti sottovoce, spesso rivelano ciò che il frastuono nasconde. Due figure, distinte eppure delicate nel sincronismo dettato dal caso, hanno percorso lo stesso luogo con una silenziosa lucidità e con l'accordo implicito di chissà quanto il mondo le stia scrutando. Niente reunion, niente scontro, neppure un cenno palese, soltanto il mestiere paziente di due persone consapevoli della propria visibilità, anche quando cercano di dissolversi sullo sfondo. E allora, cari spettatori, chiudiamo con un filo di mistero ancora sospeso. È stata la sorte che intreccia traiettorie senza chiedere il permesso? È stata una manovra accorta per non alimentare focolai già caldi? O soltanto un istante di quotidianità catturato da occhi che lo hanno reso eccezionale? Qualunque sia la vostra lettura, raccontatecela, ci interessa davvero ascoltarla. Grazie per essere stati con noi su Celebrita dalla Turchia. Ricordate di iscrivervi, lasciare un like, commentare e, se vi va, diventare membri del canale. È così che possiamo continuare a portarvi narrazioni immersive, piene di sfumature e di tatto. Finché il prossimo capitolo non si scriverà da sé, restate curiosi e restate connessi.